Sono Francesco e avevo deciso di fare il giro del mondo senza mai fermarmi. La storia, diciamo che la mia fascinazione era per il giro del mondo in sé, ma per me era quel libro maledetto di Montessier che avevo letto, che sembra 2014-2015, è uscito il bando della Golden Globe Race, che è la riedizione del primo Golden Globe, che è il primo vero giro del mondo organizzato senza scalo, in solitario, quello che l'evento all'interno di cui il primo uomo mai nella storia della vela dell'umanità è riuscito a completare un giro del mondo, ossia Robin Johnston. Comunque quando ho visto il bando di regata, poi mi sono letto le regole, ci si poteva stare dentro e mi sono buttato in questa avventura. E mi sono messo alla ricerca degli endurance e questa infatti l'ha presi a un prezzo molto buono, relativamente buono, in realtà pagata troppo poi dopo, oggi sapendo quello a cui andavo incontro, che la barca era devastata, aveva una coperta che con coltellino svizzero la tagliavi da parte a parte. E me la sono portata a casa e con grande entusiasmo, ormai alle porte dell'anno dalla partenza, praticamente l'anno della partenza, ho iniziato la mia campagna vera e propria. È partito l'inverno più duro della mia vita, a Calambrone, fra Livorno e Pisa, un inverno freddo fra l'altro, forse l'ultimo inverno freddo ricordo. La parte più dura di tutta questa storia è stato il cantiere d'inverno e poi si è protratto fino a inizio giugno. Non sono riuscito a vararla fino a inizio giugno, quando il programma era di vararla a febbraio. Allora, previsto a giugno era prevista un prologo, una partenza, una prima piccola cerimonia a Falmouth, perché era il porto originario da cui era partito Robin Johnston. Falmouth ci si doveva presentare tutti già obbligatoriamente a Falmouth. Si facevano questi eventi, una serata con Robin Johnston in persona e da lì il prologo fino alle Sables d'Olonne, che era il porto di partenza. Stato lì, ho presenziato tutta sta roba, mi sono visto i colleghi che partivano già con le barche pronte, scintillanti, ho preso un po' di magone, sono tornato a Livorno dove la barca mia invece era ancora in cantiere, era in acqua ma era un cantiere, e da lì poi dopo qualche giorno, avevo una decina di giorni, sono partito per le Sables d'Olonne e mi sono accostato agli altri nel pontile, nel pontone famoso del Vendée Globe, in fila a tutti gli altri per la partenza. Scena surreale se ci penso oggi, perché insomma io venivo da cantiere, un giorno di trasferimento al motore, disalberamento, camion e barca messa lì, ancora un pezzo grezzo praticamente, più cantiere che barca ancora, però ci credevo, comunque testa bassa a lavorare e si è aperto un nuovo capitolo. Nei 10 giorni successivi all'arrivo della barca, anche di me, insomma, tutto l'evento è stato 007 sul molo. Quando sono arrivato c'erano tutti gli altri skip, mi hanno fatto gran festa, ero seguito, anche se ovviamente forse non tutti ci credevano, i più smaliziati, i più vecchi, quelli con più esperienza, lo vedevano, non ce la stavo facendo. Se mi guardo io oggi a posteriore, cioè era totalmente folle. L'esatto 20° giorno, veramente mi sono preso tutti i giorni di margine che mi hanno dato in più, mi sono serviti tutti perché ovviamente neanche ero pronto perfettamente. E la mattina dopo
sono venuto da solo dall'appartamentino che si era preso in affitto per avere un po' di respiro in centro alle Sabdolon. Sono fatto la strada a piedi e arrivando alla banchina, alla barca, al pontile, mi sono stupito di vedere già gente lì che aspettava, insomma c'era qualcuno con la bandierina italiana a suonare, che è stato abbastanza emozionante. Niente, ho imboccato il famoso canale, quello di canale d'ingresso di Sabdolon, lungo, a motore, con un gommone che mi seguiva dell'organizzatore, e mi sono avviato verso il Giro del Mondo. Per 3 giorni dal Golfo di Biscaglia, poi fai Finisterre, segui giù la costa del Portogallo, che segui abbastanza, alcune decine di miglia, sei lì vicino, poi giù a Capo San Vincente o San Vicente, t'allarghi verso le Canarie, che sono sempre Europa, poi attraversi le Canarie, a quel punto sono già 20 giorni in nave. Ho fatto l'equatore, agganci l'Aliseo e già inizi a sentire l'area di sud, quindi lì diciamo che da quel momento un po' è finita la sensazione di casa del Nord Atlantico, lì iniziavo a prepararmi al sud, che è dove il gioco si fa duro. Stavo preparando anche la barca, insomma stavo fissando i paglioli per un eventuale capovolgimento, insomma mettere l'albero in acqua perché non cascassero, e stavo andando la stessa andatura ormai circa una settimana di bolina abbastanza dura, larga ma dura, con tanta onda, scendendo giù verso sud, e ci avevo trovato una routine, andavo bene, e una sera saranno state l'8 di sera, ero alla radio all'SSB con l'Italia parlando, e ho sentito un botto secco, un rumore secco metallico, e la barca si metteva all'orza con le vele flappeggiavano. 31 agosto è il giorno più triste della partenza. Ci ho messo, subito ho pensato a quello che poi dopo era il problema, in effetti quello era successo, sono andato dietro, ho guardato il timone a vento, connessione del braccio principale, qua questo tubo che dovrebbe essere ovviamente attaccato, ed io ho buone capacità di bricolare, insomma mi riesco a riparare anche con mezzi, riesco sempre a inventare qualcosa, e lì veramente mi passò, credo in 3 minuti mi passarono tutte le opzioni possibili di accrocchi per riparare quella cosa lì, e decisi che non valeva la pena neanche provarci, era proprio una cosa disperata. Rimasi in rotta per circa 24 ore ulteriori, rimasi in rotta sud. 1° settembre ho provato a mettere la prua verso il Brasile per capire un po' quanto fosse fattibile questa rotta verso il Brasile, soprattutto in termini di autogoverno.
Le opzioni vere erano due, una andare in Brasile 1000 miglia col vento più o meno in poppa, l'altra erano 2500 miglia passando intorno all'anticiclone di Sant'Elena, Sudafrica, che, devo dire la verità, immediatamente nei minuti successivi alla rottura restava l'opzione che mi piaceva di più, perché comunque mi lasciava in gara, ecco, mi lasciava dentro a un giro del mondo. Dopo 24 ore di rimuginare ho messo la prova sul Brasile. Sia l'una che l'altra opzione per me, sia il ripiegare sul Brasile oppure proseguire nella rotta intorno al mondo ma fermandomi in Sudafrica, comportava l'essere squalificato dalla gara, anche se in quel momento, quando già io ero partito 20 giorni dopo gli altri, stavo recuperando sugli ultimi, perché avevo avuto una bella media e sugli ultimi avevo recuperato qualche centinaio di miglia. Fermarmi con l'opzione, con l'ipotesi, poi dopo di stare lì vari giorni, pensare che tutti gli altri avrebbero allungato ulteriormente, insomma, per me era un po' finita, la vedevo abbastanza ripartire, già non la vedevo una grande opzione, insomma. È stato come farsi travolgere da un treno. A un certo punto ho avuto l'idea che tornare con la barca sana, e tornare alle proprie gambe, navigando come avevo fatto all'andata, rinavigare il ritorno e riarrivare in Italia già sarebbe stato una bella cosa, e considerando tutto alla fine ho scelto l'opzione meno invasiva possibile, quella di venire a casa diretto, non stop, neanche alle Azzorre mi volevo fermare, Salvador de Bahia, Pisa, non stop, e così è stato. 4 dicembre, le 9 del mattino, e siamo a casa, le Alpi Apuane, i Monti Pisani e Marina di Pisa là. Il mare mi ha voluto bene, mi ha lasciato le porte aperte per tornare a casa d'inverno in Nord Atlantico, ed io col mare ci sono sempre amico. Ma quello che ho imparato è molto semplicemente che quando uno vuole fare una cosa deve mettersi in cammino e farla. E se non parti, se aspetti e basta, non arriverà mai. Incamminati, vai a farlo, perché non te ne penti, difficilmente te ne penti.